Oggi parliamo di agibilità come promesso. Che cos'è l'agibilità? Spesso è un termine che sentiamo anche al posto o diciamo allo stesso scambiato con l'abitabilità. In linea di massima sono la stessa cosa da un punto di vista normativo. Chiaramente bisogna fare un po' il quadro normativo di ciò che è avvenuto in questi ultimi anni, tra l'altro questi ultimi decenni, da un punto di vista normativo. Allora, intanto facciamo un po' il punto di oggi, che è il 28 aprile 2017 e attualmente come funziona l'agibilità, che cos'è, a cosa serve, come si ottiene e via dicendo. Intanto l'agibilità è quel documento indispensabile per poter utilizzare un immobile per i fini e per la destinazione d'uso a cui è finalizzato. Quindi non si può utilizzare un immobile, non si può abitare, non ci si può svolgere nessuna attività produttiva se non c'è la cosiddetta agibilità. L'agibilità a oggi, nel momento in cui vi sto parlando, è normata dagli articoli 24 e seguenti del testo unico sull'edilizia. Tra l'altro, piccola annotazione alla data di oggi, questa procedura a breve verrà completamente rivoluzionata su tutto il territorio nazionale o chiaramente nelle regioni a statuto ordinario soprattutto per quanto riguarda la procedura, perché è stato emanato qualche mese fa il decreto SCIA 2 e chiaramente ha rivoluzionato questa procedura che diventerà a breve la segnalazione certificata di agibilità, tradotto da bar. Significa che l'agibilità non verrà più in nessun caso rilasciata o certificata da un ente pubblico, ma verrà interamente attestata, asseverata e certificata da un professionista privato abilitato e iscritto agli ordini professionali, quindi architetto, geometra, ingegnere, perito industriale, ognuno per le rispettive competenze. Quindi detto questo, nel momento in cui sto parlando ancora su buona parte del territorio italiano, l'agibilità viene rilasciata da un comune dietro richiesta di un privato, di un committente o di un costruttore che ha effettuato alcune serie di interventi come nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni o comunque tutti gli interventi che hanno in qualche modo alterato profondamente, sostanzialmente l'organismo edilizio e o le caratteristiche relative alle parti igienico-sanitarie e ad altre caratteristiche. Leggiamole proprio. Addirittura si legge che l'agibilità è necessaria tutte le volte che vengono svolti gli interventi su edifici esistenti che possano influire sulle seguenti condizioni di 1. Sicurezza, e qui con il collega Valerio Cinelli abbiamo fatto un video precedente, abbiamo affrontato un po' la questione. Condizioni di igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi e ovviamente ci sono anche altri aspetti che andiamo ad esaminare a breve. Chiaramente l'agibilità è rilasciata dall'ente pubblico, questo ripeto a livello nazionale. In alcune regioni come la nostra, come la Toscana, e tra l'altro credo indubbiamente il mio accento chiarisca subito da quale regione sto parlando. In Toscana è da molti anni invece l'agibilità viene interamente attestata da un professionista privato. Chiaramente l'agibilità, e ovviamente quando dico agibilità io oggi intendo anche l'abitabilità, cioè sono la stessa cosa. Facciamo una piccola parentesi sulla storia di questo documento. In principio avevamo l'abitabilità che viene istituita con un apposito regio decreto del 34 sulle leggi sanitarie. L'abitabilità veniva rilasciata dal sindaco, dal potestà allora in epoca fascista. Poi col tempo l'abitabilità ovviamente riguardava gli immobili ai fini residenziali. Nulla diceva su ciò che riguardava gli immobili non residenziali. Chiaramente era necessario avere dei documenti che consentissero in maniera analoga per gli immobili non residenziali
l'utilizzo per la destinazione a cui era finalizzato, e qui si ha l'esigenza della agibilità, che era altro che una omologa dichiarazione, autorizzazione, certificazione rilasciata da un ente pubblico, in genere il comune, che autorizzava l'utilizzo, cioè autorizzava il privato, dopo che l'aveva costruito, dopo che aveva ultimato le opere, dopo che aveva collaudato tutti gli aspetti complementari, a utilizzare questo immobile. Chiaramente l'agibilità non aveva una normativa specifica. Di fatto ce la troviamo, soprattutto la troviamo citata a partire dalla legge Ponte, in cui si leggono accoppiati i termini abitabilità e agibilità, quindi di fatto sono equiparati. L'agibilità quindi da quel momento normativo entra a far parte del termine e quindi delle prassi procedurali e quindi di tutta l'autorizzazione e del regime autorizzatorio necessario per ottenere e assegnare l'agibilità a un immobile o abitabilità. Ripeto, quando uso oggi il termine agibilità io intendo automaticamente o ricomprendo anche l'abitabilità. Questa è una procedura che poi ha subito leggere modifiche nel tempo. Per esempio viene assegnata una specifica procedura in deroga con la prima legge sul condono edilizio per gli immobili realizzati in maniera abusiva, e poi viene in qualche modo riformata o integrata nel 94 con uno specifico DPR che è il 425. Chiaramente, ecco, dal 94 l'agibilità subisce una agibilità e abitabilità ovviamente subisce una sterzata procedurale. Perché? Perché dal 34 fino al 94 l'agibilità veniva rilasciata previa la conformità dell'effettiva esecuzione e ultimazione delle opere al progetto. Ciò veniva accertato dall'ente pubblico che mandava un soggetto appositamente delegato, cioè era il sindaco che inviava un proprio funzionario o che aveva ovviamente una funzione puramente di verifica igienico-sanitaria, chiaramente. Ok, questo è scritto anche nella norma. Dal 94 questo tipo di conformità fra quanto effettivamente compiuto a quanto progettato, dal 94 viene certificato dal direttore dei lavori o dal tecnico abilitato. In Toscana da noi viene cambiata la norma e questa norma addirittura toglie il certificato che veniva rilasciato da un ente pubblico e pone a carico interamente del professionista e del committente, quindi in regime di autodichiarazione, pone in questo regime l'agibilità abitabilità. Quindi in Toscana sappiate dal 99 che si fa l'autocertificazione, l'autodichiarazione, quindi c'è l'autoattestazione dell'agibilità abitabilità. Nel 2001 viene emanato il testo unico e questo è il provvedimento che cancella definitivamente la questione dell'abitabilità, la fa rientrare nell'agibilità, ovviamente con l'articolo 24 e seguenti del testo unico, e in qualche modo riorganizza la procedura dell'agibilità, che è rimasta praticamente invariata fino ai giorni nostri. Ora con questo decreto SCIA 2 sappiate che fra qualche mese in tutto il territorio nazionale delle regioni a statuto ordinario soprattutto, questa procedura diventerà soggetta non più al rilascio da parte di un ente pubblico, e quindi con tutta la procedura di silenzio assenso eccetera eccetera, o la possibilità di eventuali verifiche fatte da un ente pubblico anche dopo la presentazione o dopo la richiesta o comunque per quanto rivisto dalla procedura. Con l'entrata di questo decreto SCIA 2
l'agibilità diventerà interamente autocertificata da parte del privato, quindi del committente, del costruttore, dietro asseverazione e certificazione di un professionista tecnico abilitato a ciò. Ok? Quindi, cosa succederà? Succederà che anche l'agibilità diventerà una sorta di... diventerà una SCIA praticamente, diventerà una segnalazione certificata di parte. Un po' se non siete professionisti del settore, sicuramente negli ultimi 20 anni avrete sentito parlare della dichiarazione di inizio attività o denuncia di inizio attività quando si trattava di interventi edilizi o di avvio attività produttive, attività aziendali. Dunque, un piccolo chiarimento. Cosa contiene l'agibilità essenzialmente oggi? Sto parlando ai giorni nostri. Chiaramente deve contenere una serie di documentazioni. Ad esempio, deve contenere l'aspetto di collaudo strutturale, il collaudo cosiddetto statico. Deve contenere gli aspetti impiantistici, deve contenere quindi le conformità o le dichiarazioni di rispondenza di tutti gli impianti. Deve contenere la certificazione relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche. Deve contenere anche le certificazioni e tutti i documenti relativi al risparmio energetico, quindi la famosa cosiddetta legge 10. Deve ovviamente contenere l'accatastamento o l'aggiornamento della situazione catastale dell'immobile. Quindi ora devono essere eventualmente allegate ulteriori documentazioni relative alle caratteristiche di sicurezza e agibilità dell'immobile. Questo, ripeto, non è normato in maniera specifica la questione delle documentazioni da allegare all'agibilità. Questo è, diciamo, quanto concerne a livello nazionale. Poi, naturalmente, molte regioni hanno normato e disciplinato in maniera più puntiforme i vari aspetti. Ad esempio, e qui arriviamo fra i punti nodali, ovviamente deve essere dichiarata l'avvenuta prosciugatura dei muri, si legge anche nella vecchia norma. Perché? Perché l'immobile deve essere salubre, cioè l'agibilità è un documento che ha una prevalenza, un valore di natura igienico-sanitario e non è un documento che ha valenza di tipo urbanistico. Sì, vero, questo ce lo dice in parte anche la giurisprudenza. Tuttavia, l'agibilità contiene una dichiarazione importantissima, che è quella della conformità delle opere all'effettivo stato dei luoghi e al progetto dell'immobile o al progetto dell'intervento che è stato compiuto. Ad esempio, che sia una nuova costruzione o una ricostruzione, magari perché c'è stata una demolizione integrale o parziale, o che ci sia stato un consistente ampliamento, o che comunque ci sia stata una ristrutturazione, chiamiamola rilevante, una ristrutturazione potremmo dire sostanziale, che mi va a cambiare effettivamente l'organismo edilizio rispetto a quello precedente, in tutto o in parte, attenzione, non è che se uno magari interviene solo in una parte dell'immobile, questo gli consente di automaticamente di saltare il regime o la procedura di agibilità. Addirittura in alcuni articoli abbiamo parlato del fatto se sia o meno necessaria l'agibilità per tutti quegli interventi di, chiamiamola, ristrutturazione leggera, conservativa, o proprio la ristrutturazione quella che prevede o che è stata introdotta con lo Sblocca Italia. Avete presente? Vi ricordate quel famoso spot che addirittura con una raccomandata si poteva fare il frazionamento degli immobili leggeri, ovviamente, in cui con questa fantomatica raccomandata poteva essere frazionato l'immobile. E ecco, in questi casi c'era da domandarsi, era o non era necessario fare la procedura di agibilità, dotare di agibilità questi interventi, questi immobili derivanti da interventi di ristrutturazione edilizia leggera.
non era effettivamente scritto in maniera espressa, tuttavia è caldamente consigliato, come scritto anche negli articoli pubblicati nel blog, è caldamente consigliato dotare di agibilità. Perché? Perché anche in maniera così di buon senso capisci bene che gli immobili che hai realizzato, che hai ottenuto da un intervento di questo tipo, è ovvio che sono assai diversi dalla precedente configurazione e dal precedente organismo. Quindi io ho un grosso appartamento di 6 stanze, lo fraziono in due, faccio 2 appartamenti, uno da 4, uno da 2, senza dover demolire l'involucro e la sagoma, senza neanche opere strutturali. La classica divisione che viene fatta magari per, non so, una famiglia che vuole fare l'appartamento per il figlio, e quindi magari chiudendo semplicemente una porta comunicante fra le due nuove unità immobiliari. Ecco, in questo caso l'agibilità è caldamente consigliata. Perché? Perché è il documento strettamente necessario e che certifica che l'immobile ha tutti i requisiti, tutte le caratteristiche, tutti i presupposti per poter essere abitato e utilizzato. Questo vale ovviamente per gli immobili residenziali e abbiamo detto dal 2001, essendoci solo la procedura di agibilità, questa cosa mi vale anche per le attività produttive o comunque per tutti gli immobili non residenziali, quindi anche quelli che hanno destinazione d'uso, ad esempio turistico-ricettivo, commerciale, direzionale, agricolo, quindi chi più ne ha più ne metta, ovviamente, che poi le destinazioni d'uso e le categorie urbanisticamente rilevanti a livello nazionale sono queste che vi ho elencato, più chiaramente alle regioni compete la facoltà di aggiornare e di integrare la disciplina sulle destinazioni d'uso. Bene, chiaramente in tutto questo entrano a far parte a pieno titolo la conformità edilizia e la regolarità edilizia dell'immobile e anche la questione dell'agibilità, del risparmio energetico. Perché? Perché il legislatore ha voluto dare un enorme valore, un'enorme rilevanza al fatto che l'immobile abbia i requisiti e le caratteristiche, nonché le certe prestazioni energetiche affinché sia abitabile o comunque l'immobile sia utilizzabile. Chiaramente in tutto questo entrano a far parte anche altre caratteristiche che poi approfondiremo nei prossimi video o negli articoli che pubblico sul blog. Allora, io direi intanto di fare un primo step, leggiamo se ci sono commenti. Allora, c'è Valentina mi sta dicendo: Carlo, secondo te è necessaria l'agibilità per effettuare una demolizione con fedele ricostruzione? Un immobile quindi identico rispetto a quello originale viene semplicemente demolito e ricostruito nella sua stessa identica configurazione, volumetria e posizione, quindi neanche un metro cubo in più. La risposta è sì, perché te lo dice anche la norma, nel momento in cui c'è una ricostruzione è necessario dotare di agibilità l'immobile. Questo perché? Perché magari si parte, questo a prescindere, lo dice la norma, ma anche in maniera con semplice buonsenso, l'immobile di partenza magari era un vecchio immobile che era sprovvisto di delle documentazioni di conformità degli impianti, era sprovvisto del collaudo statico, magari un immobile anteriore al 71, quindi prima delle più importanti leggi antisismiche italiane, o magari questo immobile non era neanche accatastato perché magari era un immobile agricolo. Ora non è vero, diciamo meglio, la normativa ha imposto l'obbligo di accatastamento degli immobili rurali a partire anche dalla fine degli anni 80, poi è stata ovviamente prorogata, è stata ribadita più volte perché in Italia
non si può imporre con una norma e raggiungere un risultato entro un anno, va spalmato nel ventennio. Ecco, a partire oltre l'anno 2011-2012, correggetemi se sbaglio, comunque tutti gli immobili rurali dovevano essere accatastati, quindi comunque sia l'accatastamento doveva esserci. In caso di demolizione con fedele ricostruzione dell'immobile, comunque l'agibilità è necessaria, quindi credo di averti risposto. Allora, direi che se non ci sono altri quesiti, altri commenti, io andrei in chiusura e chiaramente mi piace ripetere e ricordare che tra un mese e mezzo circa, no meno, sì, tra poco più di un mese e mezzo, l'agibilità cambierà interamente regime su tutte le regioni a statuto ordinario soprattutto. Le regioni a statuto speciale comunque dovranno adeguarsi a questo principio che comunque in genere nelle regioni a statuto speciale viene comunque recepito, e da quel momento l'agibilità verrà interamente asseverata e certificata da parte di un tecnico che insieme ovviamente al presentatore, che è il committente, il proprietario dell'immobile, provvederanno ad autocertificare che l'immobile è dotato di queste caratteristiche, di questi presupposti. Chiaramente ci sono le responsabilità di tipo penale, perché si va a certificare che un immobile possiede già certe caratteristiche. Nel momento in cui queste caratteristiche non sono veritiere, ahimè, possono esserci anche responsabilità sul piano penale. Dunque, chiaramente la questione si pone anche nel momento in cui si va a dichiarare la certificazione di agibilità o a depositare la futura segnalazione certificata di agibilità per il patrimonio edilizio esistente, diciamo parecchio datato, soprattutto quello realizzato o mai ristrutturato, soprattutto quello realizzato prima del 34 e quello che dal 34 a oggi non è mai stato ristrutturato, non ha mai subito modifiche, chiamiamole rilevanti, e quindi si sta parlando soprattutto dei centri storici, perché abbiamo capitali di un patrimonio edilizio esistente veramente stratificato, datato e di epoca immemorabile. Pensiamo a Roma, Firenze, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Palermo, cioè abbiamo città intere che hanno un patrimonio edilizio veramente secolare e che ovviamente per certe caratteristiche strutturali, tipologiche, formali, architettoniche non potevano subire grandissimi cambiamenti anche con normative o con regolamenti diciamo meno restrittivi in passato. Quindi chiaramente non è raro imbattersi in immobili di un patrimonio edilizio esistente situato magari in un centro storico, palazzo vincolato, che scopri che non è dotato di agibilità. Quindi il consiglio che do in questo caso è di riassegnare, ottenere l'agibilità per questo tipo di immobili. E qualcuno, per esempio, nei vari commenti più volte mi ha detto sì, ma non ho gli impianti conformi. È vero, non puoi avere gli impianti conformi oggi perché magari dovresti in qualche modo cambiarli del tutto o magari è un palazzo vincolato e quindi non puoi chiaramente intervenire in maniera sostanziale e dover cambiare tutto l'impianto o adeguarlo. Chiaramente in certi casi, e qui sarà oggetto di altre specifici argomenti, chiaramente può essere rilasciata la rispondenza dell'impianto a certe normative e a certe discipline previgenti anche in epoca anteriore alla legge 4690.
o anteriore alla legge, al decreto del 2008 specifico per gli impianti. Allora, io sarei in chiusura. Se ti è piaciuto questo video, puoi condividerlo tra gli amici, lo puoi condividere sui social forum e naturalmente puoi iscriverti sul mio canale YouTube e chiaramente puoi anche commentare nella parte inferiore. Con questo è tutto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto!